Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare, configurare, attivare e aggiornare la CADX Vista e la Nebula Pro. Questo tutorial è valido per tutti i kit che si basano sull'Air Unit Lite, quindi oltre alla CADX Vista e Nebula Pro è valido anche per la CADX Polar o altre. La prima cosa da fare quando compriamo una di queste VTX è procedere ai collegamenti, in quanto se non sono collegate non è possibile nemmeno attivarle o aggiornarle. Come per tutte le VTX, anche per la CADX Vista è obbligatorio inserire l'antenna prima di collegarla, quindi allentiamo leggermente questa vite e spostiamo la clip di sicurezza. Dopo aver inserito l'antenna possiamo rimettere la clip. A questo punto posso stringere di nuovo la vite. Ora è venuto il momento di saldare i fili, diamo uno sguardo a questo ingrandimento per capire meglio la posizione dei pad. Vi ricordo che i fili andranno saldati con la VTX sottosopra, in quanto le piazzole sono rivolte verso il basso. Inoltre potreste trovare dello stagno sui pad alimentazione della CADX, è una cosa normale in quanto le unità vengono testate prima di essere messe in commercio. Quindi partendo da destra abbiamo alimentazione e terra. La CADX supporta una tensione in ingresso compresa tra 7,4 e 26,4 volt, possiamo quindi alimentarla con LiPo da 2 a 6 celle. Usare LiPo a 6 celle non comporta nessun problema, fintanto che nella vostra build c'è un condensatore e su una build a 6S di certo non deve mancare, siete tranquilli. RX e TX andranno collegati ad una porta UART per far comunicare la VTX con il flight controller, in modo da avere i dati dell'OSD nello schermo degli occhiali. Come sempre RX e TX andranno collegati invertiti tra loro. Infine abbiamo un pad GND ed una SBUS che servono per collegare il radiocomando DJI. Il radiocomando DJI comunque è uscito fuori produzione da diverso tempo, quindi difficilmente avrete bisogno di questi due cavi, che possono essere rimossi senza problemi. Ok, come vedete ho rimosso i cavi del radiocomando DJI e ho lasciato solo alimentazione, terra, RX e TX. Posso saldarli alla CADX seguendo lo schema di prima. A questo punto spostiamoci sul flight controller. In commercio possiamo trovarne di due tipi, quelli studiati apposta per il sistema DJI o quelli generici che comunque vanno lo stesso bene. I flight controller che sono studiati per funzionare con il sistema DJI hanno sempre tutte le connessioni in un unico connettore. In questo caso quindi sfruttiamo quello che ci offre la scheda. Fate attenzione però che i fili potrebbero non coincidere, verificate molto bene prima il pinout della scheda. E infatti come vedete i pin non coincidono, quindi riposizioniamo i fili nel connettore. Con una taglierina tiro sulla linguetta, poi sfilo il cavo. Ok, ho riposizionato i fili secondo l'ordine giusto, ho messo alimentazione sul 10 volt, terra sul GND, RX della CADX sul TX del flight controller e TX della CADX sull'RX del flight controller. Vediamo ora come muoverci se dobbiamo collegare la nostra CADX Vista su un flight controller generico. In questo caso possiamo tagliare il connettore del cavetto o se preferite utilizzare altri 4 cavetti nuovi. Per convenzione usate sempre un cavo rosso per il positivo ed uno nero per la terra, altrimenti potreste confondervi e bruciare tutto. Io ho saldato 4 cavi degli stessi colori originali. Molto bene, ho già saldato tutti i cavi, ho messo alimentazione nel 9 volt, terra sul GND, RX della CADX sul TX del flight controller e TX della CADX sull'RX del flight controller. Nel caso il vostro flight controller non disponga di un back per alimentare la VTX, come abbiamo detto è possibile alimentarla direttamente dalla LiPo, purché sia massimo da 6 celle. Se proprio non volete collegare la VTX in linea diretta con la LiPo potete valutare di aggiungere un back, questi della Matek ad esempio potrebbero fare al caso vostro, ve li lascio linkati in descrizione. Passiamo ora alla configurazione su Betaflight. Qui l'unica cosa da fare è attivare configurazione MSP nella porta UART dove avete collegato RX e TX della CADX, nel mio caso la UART 3.
La velocità va settata a 115.200. Quindi salvo il riavvio. A questo punto passiamo all'attivazione e all'aggiornamento. Iniziamo scaricando il DJI Assistant 2 per FPV. Questo software si occuperà sia di attivare la VTX che di aggiornarla. Vi lascio questo link in descrizione. Io ho Windows, quindi scarico questo. Una volta scaricato e installato il software vi apparirà questa schermata, quindi fate login col vostro account DJI. Se non lo avete è necessario crearne uno, in quanto se la VTX non viene attivata non è possibile nemmeno utilizzarla. Adesso possiamo alimentare la VTX, in questa fase dovrebbe rimanere la potenza minima di 25 mW, quindi la temperatura non è un problema. Se volete comunque potete raffreddarla con una ventola, di certo aiuta. Ora colleghiamo il cavo USB tipo C. Quindi procediamo all'attivazione, clicchiamo su quest'icona e seguite i passaggi come li vedete a schermo. Perfetto, la Cadix è attivata, come avete visto è molto semplice e veloce. A questo punto ci sarebbe la fase di aggiornamento. Nel mio caso particolare però, visto che ho preso questa Cadix di recente, c'era già installato l'ultimo firmware disponibile. Se voi invece avete comprato la Cadix Vista qualche tempo fa o se comunque nel mentre sono usciti nuovi aggiornamenti, scegliete l'ultimo disponibile in elenco. Concludiamo facendo il bind tra Cadix e occhiali. Iniziamo mettendo in bind mode gli occhiali, inseriamo le antenne, li alimentiamo e premiamo questo tasto rosso vicino al connettore di alimentazione. Sentirete questo suono. Ora premiamo il tasto bind nella Cadix Vista. Luce verde, il bind è andato a buon fine. A questo punto abbiamo finito, il sistema digitale è pronto per essere usato. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.